Pompei. Pompei sorge su un pianoro a circa 30 metri sul livello del mare, formato da una colata di lava vesuviana a controllo della valle del fiume Sarno, alla cui foce sorgeva un attivo porto. Le testimonianze più antiche si datano tra la fine del VII e la prima metà del VI secolo a.C., quando si realizza la prima cinta muraria in tufo, detto Pappamonte, che delimitava un'area di 63,5 ettari. Una civiltà mista, nella quale erano fusi elementi indigeni, etruschi e greci, portò allo sviluppo della città e alla costruzione di una cinta fortificata in calcare secondo il sistema greco, V secolo a.C. In epoca sannitica, Pompei riceve un forte impulso all'urbanizzazione. Risale al IV secolo a.C. la costruzione di una nuova fortificazione in calcare del Sarno che doveva seguire un percorso analogo alla precedente. Verso la fine del IV secolo a.C., i movimenti delle popolazioni sannitiche turbarono l'assetto politico, costringendo Roma a intervenire in Italia meridionale. Sistemi di alleanze e vittoriose campagne militari la renderanno egemone in tutta la Campania, 343-290 a.C. Pompei entrò quindi come alleata nell'organizzazione politica della res pubblica romana, cui però nel 90-89 a.C. si ribellò assieme ad altre popolazioni italiche che reclamavano a Roma pari dignità sociopolitica. Presa d'assedio dalle truppe di Lucius Cornelius Sulla, la città capitolò e diventò colonia romana con il nome di Cornelia Veneria Pompeianorum, 80 a.C. Dopo la deduzione della colonia, Pompei fu arricchita di edifici privati e pubblici e ulteriormente abbellita soprattutto nell'età degli imperatori Ottaviano Augusto, 27 a.C., 14 d.C., e Tiberio, 14-37 d.C. Il territorio della città antica si estendeva anche oltre il circuito murario. Numerose le ville d'ozium e le fattorie situate a nord della città e alle pendici del Vesuvio. Oltre alle 3 ville situate subito fuori Porta Ercolano, Villa delle Colonne a mosaico, Villa di Diomede, Villa dei Misteri, si segnalano la Villa 6 di Terzigno, Villa Regina e il complesso residenziale di Civita Giuliana. Nel 62 d.C. un violento terremoto colpì l'intera area vesuviana. A Pompei la ricostruzione ebbe subito inizio, ma per l'entità dei danni e per lo sciame sismico che seguì, essa prese molto tempo. Nel 79 d.C. la città fu colpita definitivamente dall'improvvisa eruzione del Vesuvio che la seppellì di ceneri e lapilli. La sua riscoperta si verificò alla fine del XVI secolo, ma solo nel 1748 cominciò l'esplorazione col re di Napoli Carlo III di Borbone e continuò sistematicamente nell'Ottocento fino agli interventi più recenti di scavo, restauro e valorizzazione della città e del suo eccezionale patrimonio di architetture, sculture, pitture, mosaici. L'area archeologica di Pompei si estende per circa 66 ettari, dei quali circa 45 sono stati scavati. La suddivisione della città in regiones, quartieri e insule, isolati, è stata fatta da Giuseppe Fiorelli nel 1858 per esigenze di studio e orientamento.